Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso iniziamo andando a vedere prima di tutto le energie principali della vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con il cane. Spesso può fare riferimento a buoni propositi, soprattutto di pazienza, di costanza, anche a momenti di serenità e non solo, perché se fa riferimento a noi, magari avere più pazienza ci aiuterà a trovare soluzioni e a gestire meglio le nostre cose. E invece se siamo un po' in difficoltà potrebbe trattarsi di una persona che magari ci può aiutare con sostegno, con un consiglio, un qualcosa nello specifico e quindi è vero portare un po' più di serenità. È vero che è anche difficile un po' mantenerla perché ci sono alcune situazioni o di disagio o di conflitto. Alcune possono riferirsi a comunicazioni, cose che vengono dette che magari possono dare un po' fastidio, alcune notizie, alcune cose che arrivano e che magari vi lasciano un po' perplessi o vi portano agitazione. Quindi essendo una carta di comunicazioni magari ci si deve aspettare un po' di tutto, quindi sia notizie, informazioni positive sia anche quelle che possono dare un po' fastidio. Con la falce è meglio tagliare di netto e decisamente le cose che non vanno bene, non solo notizie e informazioni e cose che vengono dette, però anche un qualcosa che avete necessità di concludere, sia se si tratta di raggiungere una fase di un progetto più ampio, quindi meglio portarlo a termine, forse impegnarsi maggiormente per concludere, se si tratta proprio di una chiusura definitiva, diciamo, altrimenti staccare, chiudere vi porterà i suoi risultati e poi valutare se riposarsi, se staccare un po' la spina. Quindi qui c'è un taglio netto da gestire. A volte può anche significare, è vero, soddisfazione nel lavoro, l'importanza di prendere decisioni in modo rapido perché ci possono essere dei cambiamenti improvvisi da gestire. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso passiamo all'ambito amore. Ambito amore, coppia single e anche cose legate all'amicizia, alla famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare, di adattare a quello che state vivendo. Il girasole può parlare sicuramente di socializzazione, di apertura, di condivisione, anche di momenti di gioia. Alcuni è vero possono essere passeggeri, quindi meglio godersi qualche opportunità. E poi abbiamo anche la pratolina. Come vedete, diciamo, secondo me alcune cose possono riguardare di più la parte pratica, lavorativa, quelle un po' più difficili e complesse, oppure a livello di gestione di comunicazione, però nell'ambito strettamente personale, delle relazioni più importanti, abbiamo detto coppia, diciamo, e anche amicizia, si può trovare subito un equilibrio, anzi quello che vedete ha a che fare di più con degli eventi, con qualcosa di bello, può essere un festeggiamento, potrebbe essere anche delle nuove idee, dei nuovi propositi, ovviamente da realizzare insieme alle persone più care. Per i single magari c'è una nuova fase o di socializzazione o dove viene diciamo consolidato un rapporto, una relazione, quindi se siete in una fase di conoscenza
questa insomma procede nel verso giusto. Magari è da cogliere qualche opportunità nel vedersi, nell'incontrarsi o organizzare un qualcosa, perché insomma potrebbe essere vero qualcosa di passeggero, però di molto bello e intenso. Per chi non ha nessuno, diciamo, ricordo che è saltato subito fuori l'aspetto della nuova conoscenza o quantomeno di socializzazione e quindi dei bei momenti da passare per conto proprio o insieme a qualcuno, quindi si vede questa fase di serenità. Cioè, se al momento non avete voglia di intraprendere nuove relazioni, nuove situazioni, forse fate bene se questo è il vostro pensiero, diciamo, del momento. Potrebbe comunque esserci qualche persona interessante, magari da attenzionare e valutare poi man mano come può procedere la cosa. E adesso andiamo avanti con la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo l'amica che per certi aspetti può anche riferirsi a quello che abbiamo detto. Se è una vostra energia, ricordo sempre che è una stesura generica, quindi di prendere un po' quello che si avvicina di più a quello che state vivendo. Quindi se si tratta di voi, questa indica magari buone notizie, o qualcosa che vi può aiutare a gestire meglio le vostre cose, però non solo. Quindi parliamo proprio di maggior serenità, ma non solo. Parla di complicità, consigli, nuovi sviluppi, anche nuove conoscenze in questo ambito potrebbe essere interessante per dei propositi, dei progetti che volete realizzare. Però quello che vediamo e che è abbastanza lampante è il fatto di occuparsi in questo momento di chiusure, di cose da sistemare, di eventuali aperture nel senso di valutare aiuto e collaborazione, ma poi ci possono essere dei blocchi, degli impedimenti che non sono gravi, magari bisogna solo trovare il momento giusto, quindi meglio prepararsi per bene in questo momento, giocare un po' di anticipo su alcune programmazioni e pianificazioni e poi farsi trovare pronti. In realtà qualcosa può arrivare anche subito, ricordo che questa è un'energia molto veloce e anche quella delle comunicazioni, quindi farsi trovare a prendere delle decisioni e trovarsi in chiarezza e in ordine vi aiuterà meglio a gestire qualsiasi circostanza, che sia positiva, che sia anche negativa. Positiva può arrivare, come vi dicevo, qualche informazione, scusate, anche per chi è alla ricerca di lavoro e quindi questi nuovi sviluppi probabilmente vi aiuteranno a capire cose che dovete lasciare andare immediatamente che magari non vi interessano e invece accogliere quelle opportunità da iniziare magari nel giro di poco tempo o comunque prepararvi quel terreno fertile per cogliere finalmente i risultati sia del vostro impegno sia della vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!